Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica! Tá frio aqui. Dormimos aqui na prefeitura de Donás. Muito obrigado ao prefeito de Donás por nos ceder o pátio da prefeitura. No Vale da Osta. E hoje a gente vai conhecer o Lardo. Vamos começar o dia. Chegamos aqui no Betolã, que faz o famoso Lardo DOP do Vale d'Aosta. Ciao, Piacere Daniela, Ciao, come stai? Il lardo è il taglio dello spallotto del maiale, o dalla Valle d'Aosta, o se no, siccome in Valle d'Aosta è una regione piccola e non esistono allevamenti intensivi, solitamente può arrivare da altre 4 regioni, che sono Veneto, Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. Si prende lo spallotto e la lavorazione è molto semplice, si mette in dei contenitori di legno, chiamati doil. Qui ne avete uno, questo qui è l'uso familiare, è piccolino, praticamente viene aperto e viene messo uno strato di lardo, sale, spezie, erbe aromatiche, nuovamente lardo, fino in cima e poi si va a inserire l'acqua, perché l'acqua crea la salamoia, che è l'unico conservante di questo prodotto. Ovviamente noi in azienda non abbiamo questi qua, perché questi qui sono da famiglia, che vengono usati ancora adesso da alcune famiglie. Ed è l'unico lardo DOP d'Europa, quindi con la denominazione di origine protetta, riconosciuta dall'Unione Europea, perché appunto rispetta una serie di caratteristiche, la provenienza del lardo, la provenienza delle erbe aromatiche che devono essere coltivate in Valle d'Aosta. Il lardo si può fare solo ad Arnà, quindi se usciamo anche solo di 1 chilometro dal paese non si può più fare. Vamos lá conhecer a produção do lardo. Vamos ver como é que é esse lardo aí, né? Ecco, questo qui è, come vi dicevo, che viene messo via il lardo, quindi che fanno come fosse un puzzle, quindi vanno a mettere il lardo per coprire tutta la parte del doil e poi successivamente, quando la parte è coperta, quindi cercano proprio i pezzi anche giusti per coprire tutti i buchi, perché non deve rimanere nessun buco aperto. E poi quando loro arrivano alla cima del contenitore vanno a inserire la salamoia, che appunto è una sorta di tisana fatta da acqua e le stesse erbe aromatiche e spezie che si utilizzano da mettere nel lardo, e viene inserita in quel tubo giallo che vedete lì. Perché? Perché così la salamoia sale dal basso verso l'alto. Se no, una volta prima di utilizzare il tubo si metteva da sopra. Il problema è che il primo strato veniva totalmente sciacquato dal sale, dalle erbe aromatiche, quindi poi, non avendo più sale sopra, andava marcendo e rovinava tutto il doil. Le erbe sono coltivate qui in Valle d'Aosta e sono rosmarino, salvia e alloro, e poi l'altra obbligatoria è l'aglio, che non è un'erba, però diciamo che è sempre obbligatoria dal disciplinare. L'aglio è secco o è... No, fresco, tutto fresco. Le uniche cose che possono essere secche sono quelle spezie che cambiano in base al produttore, quindi la cannella piuttosto che il pepe, le bacche di ginepro e quant'altro. Vedi che l'ultimo strato lo mettono girato, perché così rimane la cotenna sopra, mentre gli altri li hanno messi al contrario, l'ultimo strato. E poi ovviamente la salamoia andrà a coprire tutto, anche l'ultimo strato, ci sarà l'acqua che praticamente arriverà sopra il prodotto. Il maiale bisogna essere più vecchio. Il maiale deve pesare, allora deve essere suino pesante, quindi sopra i 180 kg, e il lardo deve essere alto almeno 5 cm, 4-5 cm, questo è importante. E quanto tempo si quer? Allora, questo starà almeno, minimo, da disciplinare 3 mesi, però poi ci si può anche lasciare di più. Noi abbiamo una tipologia di lardo che lasciamo stagionare per 6 mesi, praticamente prende un gusto più dolce, perché anche se c'è molto sale, uno pensa se lo lasci di più rimane più salato, invece no,
il lardo a delle temperature praticamente a un certo punto smette di assorbire il sale, ma assorbe tutti i gusti delle erbe aromatiche e delle spezie, quindi rimane più dolce, più saporito a livello di spezie, ma non salato. Il lardo, diciamo che i primi documenti del lardo sono datati nel 1600 e sono stati trovati nelle cucine del castello Vallese, che era la famiglia che regnava su Arnà. Quindi i padroni, diciamo, di Arnà avevano la loro servitù che cucinava per loro e quando facevano l'inventario per dire ok, in cucina ci sono 40 mestoli, 50 padelle, hanno messo anche nell'inventario questa cosa che si chiama doil, appunto. E da varie ricerche si è capito che appunto il doil per loro serviva proprio per mettere via a stagionare il lardo, ma non solo, lo utilizzavano proprio anche per mettere via la carne di bovino in salamoia, quindi perché era l'unico modo per conservare la carne. E qua per esempio è una cella dove abbiamo i prosciutti a stagionare, abbiamo tante celle piccole così, quindi in una cella magari vai a mettere i prosciutti, in un'altra vai a mettere le mocette, in un'altra ancora vai a mettere i salami. Tutte le celle sono regolabili da questi motori e da qua possiamo cambiare la temperatura, l'umidità, se fare un ciclo a caldo, quindi far soffiare proprio aria calda, non solo aumentare la temperatura ma far proprio soffiare. Quello si usa per esempio quando si vuole stagionare qualcosa. In questo caso il prosciutto non ha bisogno di stagionare perché stagionerà per 18 mesi, ma quando dobbiamo far asciugare i salami in 10-15 giorni si va a sparare fuori da quei bocchettoni l'aria calda che li fa asciugare. Allora hanno iniziato i miei nonni, mio nonno e mia nonna praticamente prendevano le bestie e le macellavano loro, quindi gli portavano le mucche o le capre e loro le macellavano proprio in casa e poi lavoravano la carne. Poi nel tempo la macelleria, diciamo che con lo sviluppo le macellerie hanno un po' perso il loro senso e noi ci siamo sviluppati di più su quella che è la parte di produzione dei salumi. Quindi poi nel 2000 siamo venuti in questo stabilimento, che è uno stabilimento di 1500 metri quadrati e ci ha permesso di riproporre gli stessi salumi che riproponevano i nostri nonni, però con delle tecniche un po' più innovative, anche tribulando un pochino meno col lavoro si riesce a fare meno sacrifici, perché comunque ci sono dei macchinari che una volta non c'erano che ti aiutano. Sai che prima ti dicevo che abbiamo circa 40 tipi di salami? Questo è per farti capire, vedi già solo questo è solo mucca valdostana, questo è solo suino. Qui invece abbiamo, questo è sempre solo mucca, questo invece è cinghiale. Questo è sempre suino, quindi maiale, ma ha un budello diverso. Si chiama bombocon perché è la parte finale del budello. È un budello un po' più morbido, lascia il salume più morbido rispetto alle altre tipologie. Vedi che questi comunque sono già belli essiccati, invece gli altri sono più morbidi. Qua abbiamo i boudin che ti dicevo a base con la barbabietola, infatti sono più fucsia. Voi avete visto, quelli che avete visto prima è la versione fresca, qua è come vengono stagionati. Per esempio questo è sempre suino, però vedi com'è diverso, già solo di suino abbiamo visto 3 tipologie. E questi sono i salami, invece qua hai le mocette che te le faccio però vedere qua dentro che sono ancora più belle, che è la sala che ti dicevo prima. Qui dentro senti l'odore di ammoniaca, perché sono le muffe che si propagano. E anche qua per esempio hai delle tipologie, qui hai per esempio un controlavoro, questo dovrebbe essere cinghiale, qui sotto invece è di nuovo della bovina. Vedi i tagli che ti dicevo? Questo è magatello, forma fusolata, questa è sottofesa. Qui così vedi che c'è una calza e viene legata perché così almeno prende la forma. Sto facendo preparare anche da lui una piccola degustazione, così assaggiate, perché sennò io ho solo parlato e non assaggiate niente. Il lardo 3 mesi, 6 mesi, il frambon che è il prosciutto crudo al GNP, la moccetta bovina, la coppa al ginepro, il boudin con patata barbabietola, bovino suino e il teutin. E come si impesta qui? Faccio prima i lardi, che sono più delicati, poi faccio i salumi e poi faccio le carni. E qui ho portato un'altra cosa che sono le castagne naturali. Perché il lardo, noi lo mangiamo in vari modi. O così, semplice come proprio solo il salume, oppure lo abbiniamo con le castagne e miele,
Oppure lo facciamo proprio anche il lardo freddo ma col pane caldo e castagne e miele calde, quindi il lardo poi glielo metti sopra e lui scioglie e si crea così. Essa castanha già è commessa. Queste qua sono cotte, le fa un'azienda qui vicino, e sono castagne della Valle d'Aosta, vengono cotte insieme al miele e sono dolci. E mangiate così questo abbinamento dolce della castagna, salato del lardo, questo è un abbinamento che piace quando lo facciamo. Buonissimo. Perché proponiamo sempre un vino rosso da bere assieme? Perché il vino rosso riesce a sciacquare un po' di più la bocca. Quindi quando vai a mangiare il lardo insieme alla castagna c'hai il grasso, la parte grassa del lardo, la parte secca della castagna farinosa, quindi che vanno a compensarsi, dolce e salato che vanno a compensarsi e il vino che poi va a sciacquarti la bocca successivamente alla degustazione. Ti direi di assaggiare questa qua che è la mocetta. La mocetta. La mocetta è quella che ti dicevo prima, che è questa carne di bovino. Vedi che questo lo possiamo riconoscere con magatello. Perché lo riconosciamo con magatello? Perché è più stretto. Quindi probabilmente è la parte iniziale. Per essere un buon prodotto, poi questo me lo dovrai dire tu quando lo mangi, deve avere un gusto forte appena lo metti in bocca, molto aromatico, molto speziato, non tanto di sale, ma che ti ricordi molto come se tu mettessi proprio in bocca un vasetto di spezie, nel senso che deve essere molto speziato. Poi la carne, che al centro invece ha assorbito il gusto ma comunque è rimasta carne, dovrebbe esplodere poi la parte invece carnosa della mocetta. E questo è già un prodotto che è già aromatico, molto aromatico, quindi non c'è bisogno di condirlo. Si vuole dare un tocco diverso, di metterci dell'olio di noci, perché l'olio di noci anche qua è un prodotto che viene prodotto qui in Valle d'Aosta e è un olio diverso rispetto all'olio d'oliva che si trova di solito ed è un gusto molto delicato e insieme a questo sapore forte delle spezie di questa carne è adatto. E ha parlato del salumi. Anche questo si può chiamare salume? Quello che facciamo noi in azienda per noi è tutto salume. Anche lardo? Anche il lardo è un salume. Poi noi differenziamo, perché in italiano dici salume quello che fa parte della salumeria, quindi che produce a base di carne. Poi si declina in salami, che sono questi, quelli macinati. Quando si parla di salumi in generale si parla anche di mocetta, di prosciutto, di mortadella, di coppa. Quando si dice salame è un macinato, se no si dice il taglio anatomico. Questi sono tutti tagli anatomici perché la coppa è il capocollo, la mocetta è il magatello o la sottofesa, il prosciutto è la coscia, quindi si parla di taglio anatomico. E questo cos'è? Che non voglio dire. Allora, questo prima lo assaggiate e poi mi dite, tanto quello lì è neutro, puoi anche mangiarlo così. Ma anche lei deve assaggiarlo, se no non va. Sì, bene. Vieni qua. Chiaro che Dimmi. deve essere... Può darsi che non mi piaccia questo perché è particolare, È una cosa... Buonissimo. Cosa c'è? Ma è buono, ma è buono. Cos'è? Cosa potrebbe essere? Magari qualche glandola o... Ci sei, Sì? Qualche ghiandola. Ah, La mammella. È la mammella della mucca. No, esse aqui é a teta da vaca. Va bene, quando vuoi. Ciao. Teta da vaca cozida. Cozida com um pouco de erva. Eles não queriam falar pra gente, eles não sabem o que a gente já comeu, pra eles não quererem falar pra gente. Você vê que ele tem umas ranhuras aqui que parece uma glândula mesmo, ó. Questa parte un po' di latte e di formaggio, come dicevate, che è appunto perché è dove rimane il latte per tutta la vita della mucca. Poi queste sono mucche che hanno fatto tutta una carriera di produzione di formaggi, quindi hanno... Come si chiama questo prodotto? Tutun. Tutun. Che in Tutun. Tutun. In patois vuol dire Tutun. la tetta. Tutun. Acabamos de comer a teta da vaca. Mais um cheque pra lista aí. Io Pega sono curioso con pe- questa di patate. E adesso mangiate però, dai, che sennò... Questo è anche qua farinoso, perché c'è la patata, dolce perché c'è la barbabietola. Vinícius acabou com a tábua de frios, mas tá feliz, né? Vamos dizer que foi só eu que comi, tá? Esse foi um pouquinho mais do Vale d'Aosta pra vocês. A gente continua por aqui, amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, dá um joinha, balança o sininho para ativar as notificações e daqui a pouco a gente se vê de novo pela Itália.